Aspettate, devo leggere le canzoni. Buongiorno, siamo a Kossukoingu, più o meno, che è questo paesino all'ingresso del Benin. Noi siamo entrati ieri dal Togo. Credo che anche questo sia patrimonio UNESCO, come l'altro paesino di cui non ricordo il nome che abbiamo visto in Togo. Siamo venuti a fare un po' i turisti, facciamo una visitina. Il tipo che adesso vi faccio vedere ci porta a vedere subito questo bel baobab. Tra l'altro dopo ve lo faccio vedere, c'è un altro lungostato, una cosa gigantesca. Già questo, non so se riesco a farvi vedere la proporzione, sarà almeno 2 metri di diametro. La particolarità, oltre il tronco che è abbastanza curioso, è che è vuoto. Cioè, è una figata sta cosa, è una casetta naturale. Spettacolo. Guardate le radici. Adesso andiamo a vedere questo villaggio antico di casette di fango, di cui non so una ceppa, quindi cercheremo di capire. Tra l'altro la guida, tale Patron, parla solo francese, quindi non capiremo nulla neanche alla fine della visita, però tanto faccio vedere questi pisellozzi che pendono dal baobab, guardate quanti. Vabbè, quindi sarà la visita più sconclusionata della storia delle visite, ma tanto siete abituati sul canale. Così. Questo è tabacco, foglie di tabacco, cioè piante di tabacco, ovviamente quelle foglie. Hola, ¿cómo ça va? Bien. Là, c'est Mounet. Mounet, là, c'est le Ah. Voilà. Ok. Mil, sorgho, maïs, c'est ici. Voilà. Moler le maïs. Voilà. Ah. Maïs, mil, sorgho. Ici, c'est le poulailler. Le? Poulailler. Pollaie. Y aquí cocinan el pescado negro. Sì. Là, c'est ma maman. Non, pega. Faccio. Ici? On met chèvre. Aquí la casa. Capri. Capre. Ah, quindi la capretta vive qui. Le bœuf. Ah, e qua c'è la mucca. È un presepe praticamente. Porca miseria. ¿Qué hay ahí? The cow. So, chicken there. Ok. The goat lives there. And the cow lives there. ¿Y tú has visto? ¿Pero hay una o no? No hay ora. Però questa è Aquí vive la maison della mucca. Ah, aquí. Della vacca. La casa de la vaca, ¿vale? Porca Una giuda. vaca. Está todo negro. Está todo negro. Tiene il fuoco. Ahí. Ah. Ah, todo está ahí, entonces está todo negro siempre. Come sei a vivere, a dormire con sto fumo? Vous savez quand on le regarde là. Ah, el pulé. Oui. ¿Y por qué está cocido? Questo è tabacco. Wow. Esto es lo que comimos el otro día. Sì. Bombo.
Vamos, Espera, tú. Questa è una specie di zucchine che in realtà si trovano sia qui in Africa ma anche in Asia, per esempio le ho mangiate in Pakistan, tra l'altro sono buonissime. Il problema è che cacciano una bavetta molto viscidella, ciao cane, che se non la gestisci bene fa abbastanza schifo, però i sapori sono buoni. ¿Qué es la habitación? Abitazione? Di chi? La habitación para dormir, dice. Oui, un peu comme ça. Attends, alors. ¿Y por qué duermen aquí arriba? Ma è una cosa più comoda, no? ¿Qué? Ah, bueno, grande, ¿eh? Grande, insomma. Ma perché sta cosa così scomoda? ¿Pero y yo? Oui, c'est bon. C'est bon? Espera, yo voy para adentro. Daniele gli parla in spagnolo, è bellissimo. Voilà. Ok. Que hay un fuego también. Sí. Cocinar, Ouais, fuego. ouais. Ma perché non cucinate fuori? Cioè, fanno. Questa è una cosa. Adesso provo a chiederglielo, ma col fatto che parla francese, noi no, è un po' difficile. Cioè, stanno con il fuoco acceso e dentro c'è anche lì. Adesso è spento, ma anche lì lo tengono acceso. Sotto c'era una fumera che non puoi capire, la signora anziana, la mamma di Patron che dormiva lì. Ah, questa è la porta scorrevole, vedi? Così è chiusa e lì è aperta. Ma è morto. Ah, no, scusa. Scusa piccolino, non ti volevo rompere le scatole. Sembravi proprio morto, eh. Comme ça. Ah, uno. 81. Cuatro, entonces 80. Ah, ouais. 81. Hai capito? La signora ha 81 anni a dormire in mezzo al fumo. Wow. ¿No quiere entrar? Está bonito, ¿eh? Sì? Mm. Music. Musique. Ajá. Ouais. Tout, et one, two, four, Ah, two. tú. Voilà. Wow. ¿Has visto la cabeza de la vaca? Oh. Y aquí hace el fuego. Gli ho chiesto perché accendono il fuoco dentro, giustamente, ma che stupida domanda. Io e Dani stanotte ci siamo cagati sotto il freddo, ma non proprio cagati sotto, ma insomma freddino, siamo a 500 metri e devo dire qui in Africa come sali sopra i 300 non stai più in Africa, stai diciamo nord Italia e quindi accendono il fuoco per riscaldarsi la notte, che potete immaginare, non so se dalle immagini prima si vedeva, ma c'è una fumera dentro a sé stanze, lì no, è spento adesso, sotto c'era il fuoco acceso, fumo, una cosa irrespirabile. Che intravede un dettaglio interessante, il tetto in realtà è tutto in fango, però viene ricoperto con questa sorta di incannucciato, sicuramente per come dire, proteggere buona parte della struttura dall'acqua. Considerate che qui adesso siamo in piena stagione secca, infatti intravedete pure un po' in lontananza l'Harmattan, c'è parecchia polvere nell'aria, tanta, il cielo è tutto deciolino, tutto grigetto, infatti già la sento questa cosa. But we also used to say attento alle corna. Ah, mira, para trabajar. Ouais. Esto es el trabajé en el campo. Y yo voy la palita. Mira tú. Dopo questa interessante visita, dove sta la videocamera, sporchissima tra l'altro, ci stiamo facendo un pranzettino
riesco a farvelo vedere, eccolo qua. Allora, questa specie di budino, che adesso cercheremo di capire che cos'è, insieme a questa specie di carne che altrettanto cercheremo di capire che cos'è. Ah, che so? Ah, Questo è formaggio. formaggio. Creo que es tofu. Ah, il tofu. Ah, ok, Y ok, esto debe perché... ser algo extraño, no sé. Ah, è vero, perché in questa zona fanno il formaggio con la soia, quindi di fatto il tofu. Vabbè, che Dio ce la mani buona. Daniele, sta facendo osteria micidiale. ¿Qué dices? Non sapete nada? Ah, però è il... questo è ricchissimo. Es tofu. Sí, sí, es tofu. This is super good. This is... Poco a poco hay un suscriptor más, un suscriptor más. This is super good. Dopo aver visitato il villaggio di cui non provo neanche a pronunciare il nome, siamo venuti in questo museo molto molto carino e interessante. Il piano di sopra non l'abbiamo potuto fotografare, qui di sotto invece è possibile. Una cosa molto interessante qui è queste esposizioni. Non sono maschere, sono le rappresentazioni di come ogni tribù si scarnifica il volto creando questi disegni tipici che non sono dei tatuaggi ma sono delle vere e proprie scarnificazioni. Adesso vi faccio vedere anche con quale strumento. Questo è uno degli strumenti che si utilizza per fare le scarnificazioni. Quindi ogni tribù ha la sua tipologia di scarnificazione. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma se sono riuniti e hanno detto ok, io le faccio così, perché se no immaginate che uno se le fa così, poi scoprono che la tribù a fianco te le è fatte allo stesso modo, succede un casino, scoppia la terza guerra mondiale, manco te le puoi cambiare. Io ve lo faccio vedere un pochino dall'esterno, abbastanza decadente, però no, veramente è stato interessante. C'è raccolto in maniera molto così, approssimativa tutti oggetti che riguardano la tradizione dei popoli di questa zona. Tra l'altro mi diceva la guida, perché lui sta con il bastone, quello, adesso ve lo faccio vedere, il bastone egiziano, la croce egiziana. E praticamente mi diceva che la sua tribù proviene dall'Egitto, quindi nei secoli sono passati dall'Egitto al Chad, al Mali, Burkina Faso e sono venuti qui. Okay. A parte questa curiosità, voglio far vedere, questa qui è un'opera realizzata da uno scultore. Non si fa? He said yes. Vabbè, intanto io faccio finta di fare delle foto e vi faccio vedere questa scultura che è stata donata da uno scultore italiano. Questo scultore è venuto a imparare l'arte della scultura locale, al termine degli studi ha regalato alla città questa scultura. Non ve l'ho fatta vedere benissimo perché sennò mi impalano. Questa pare che sia birra fatta con il sorgo e adesso andiamo a provare. Poi qui funziona così praticamente, adesso io ho finito le mani, però qua sotto ecco, c'è un cilindro tradizionale in plastica dove si appoggia questo qui perché sotto è tondo e poi si copre con il tappo. Vabbè, speriamo che a me non ubriaca. Ci hanno appena detto che fa solo il 3% di alcol, quindi non va bene per niente. Julie, cuidado. Julie. E questo è lo scolapiatti o lo scolabicchiere in realtà. Ciao! Oggi giornata complicatissima, in realtà giornata bellissima, super rilassante, complicata dal punto di vista dell'editing perché
non mi ricordo cosa ho registrato e cosa no. Allora, siamo andati prima al villaggio, quello delle case di fango, Tatasomba. Lì ho registrato tutto sostanzialmente, anche se molte parti erano buie, quindi accontentatevi. Anche perché qui in quelle capanne di fango tengono il fuoco acceso dentro, quindi non solo già è scuro perché c'è poca luce, ma è tutto nero dentro, quindi non si vede niente. E vabbè. Poi siamo tornati in città, siamo andati al museo fatto da 2 piani, al piano di sopra non si potevano fare riprese, al piano di sotto ho fatto qualche ripresa alle maschere, quella specie di maschere spiegandovi le differenze di incisioni che si fanno sul volto per distinguere le varie tribù. Poi fuori c'era quel tronco inciso da un artista italiano. Mentre lo riprendevo mi hanno cazziato subito, 30 secondi mi hanno cazziato perché si potevano fare foto quando hanno riprese, quindi ho fatto un pezzettino, poi fingendo di fare foto ho fatto vedere anche l'altro lato. Poi io e Dani siamo andati al mercato, lì è successo il finimondo, perché praticamente pensando di entrare nel mercato in realtà siamo entrati in una parte antecedente al mercato che è una sorta, sembrava un mercato, in realtà era una sorta di pub all'aperto. E praticamente in questo posto si beveva birra di sorgo, che è un cereale. Una birra un po' scura, densina, no, non scura, color beige, un po' densa, non particolarmente alcolica. Però c'era la gente lì che probabilmente beveva dalla mattina, quindi c'era un tasso alcolico abbastanza importante. E accanto a noi c'erano delle persone, dei signori che versavano dentro a questa birra una polvere che tenevano dentro una bottiglia con il buco sul tappo, quindi versavano la bottiglia, premevano, usciva questa polvere, che non si è capito bene cosa fosse. Io l'ho presa un po' sulla mano e l'ho assaggiata, facevo così, lo assaggiavo, era piccantina, con un retrogusto tipo le gallette, quelle di riso, se le sbricioli, quel sentore lì. Però c'era la signora accanto a me, ubriachissima, che in una lingua a me sconosciuta mi sembrava che mi stesse facendo capire che era meglio che non la prendessi. Vabbè, ci alziamo da lì dopo un'oretta di bagordi, passeggiamo per questa zona andando verso il mercato vero e proprio, e mentre Dani cazzeggiava con delle persone, io vedo uno che apre una bustina trasparente con dentro una polvere, credo uguale a quella che i tizi avevano dentro la bottiglia, se ne mette un po' sulla mano e la aspira dal naso. Io non so cosa fosse, non ho la minima idea, magari era semplicemente veramente una roba piccante con dell'altro di innocente, magari qualche sorta di droga o non so bene che cosa. Sai, Daniele non l'ha neanche assaggiata, no, sì, un pochino da me così, ma insomma veramente due bucciate tutte e due. Poi siamo andati al mercato, abbiamo capito che non è che facesse piacere molto che facessimo riprese, quindi non l'abbiamo fatte, però alla fine siamo tornati, abbiamo fatto shopping, abbiamo preso un ananas, un cocomero, un succo di hibiscus congelato buonissimo che io non ho bevuto lì per non fare come Daniele che se l'è versato tutto quanto addosso. Appena sono arrivato qua l'ho aperto, stava a pressione, mi sono fracicato, praticamente fate conto come il succo di melograno, quindi quel rosso lì che macchia come quel rosso lì. Ho fatto un casino. Poi abbiamo preso del pane, abbiamo preso dopo le case di fango siamo andati a pranzo, lì accanto c'era un ristorante local, abbiamo preso una sorta di polenta fatta a budino, ho fatto il video, del tofu grigliato o fritto, non ho ben capito, con una salsettina di pomodoro piccante buona che non potete capire. Siccome ci è piaciuto tanto abbiamo pagato 2 spicci, perché 2 birre, quella specie di polenta e 4 pezzi di tofu con la salsina abbiamo pagato 1200 franchi, che sono 1,80 €, quindi ne abbiamo presi 10, ce li siamo riportati per cena, quindi con la frutta, il pane, il tofu che ci siamo riportati. Sicuramente abbiamo comprato qualche altra cosa che adesso mi sfugge. Stasera ceniamo così e niente, bellissima giornata e spero di riuscire a montare il tutto con un minimo di senso. Sono tipo le 2:30, mi sono sentito saltare una cosa in testa e mi ha svegliato. Ma vi pare normale? E siamo al 14° cambio di paraoli. Adesso lo stelo è stato un po' pulito, ma stelo sinistro, eccolo, subito. Qui siamo con Jamal e con il padre, questa officina molto discutibile ma speriamo efficace, a modo sempre in posizioni molto precarie.
Oggi ci siamo venuti a fare un girettino, non ho portato neanche le videocamere perché tanto di strada c'è poco di interessante. Siamo venuti in questo posto che c'era di strada per il villaggio di fango patrimonio UNESCO dove stiamo andando. È una cosa gigantesca, guardate, tutto questo dedicato ai resti di un aereo caduto, se non ricordo male, negli anni 70. C'è un edificio che con i soldi di questo edificio ci facevi un ospedale. Incredibile, eh? Sì. Questo era un bimotore elica. Mazza che frappa che ha dato. Pazzesco, non si capisce l'utilità di questo edificio. Cioè, capisco come dire, commemorare, però porca miseria. Io mi sa non ve l'ho fatto vedere questo posticino sciccoso qui siamo fermati a dormire qualche giorno. Tra l'altro, non so se riuscite a vedere quello sporco, ho appena festeggiato 30.000 km. Vabbè, questa è solo una parte, è gigantesco, di là c'è il ristorante, molto carino. Questa è la piscina, se l'è comprata Daniela che ci viene a nuotare tutte le mattine. Adesso vi porto a far vedere la zona dove stiamo, e anche le camerette. Le camerette sono semplici, sono parecchie belle suite, qui insomma ho preso camere tranquille. Cameretta di Daniel e io sono qui. Semplice ma carina, solita doccia a terra, scaldabagno gigantesco tra l'altro, pulita, frigorifero in camera, apposita vista sul muro, scrivania per lavorare e l'armadietto con la batteria. E come funziona qua? Ah, forse sopra. No, non vedo segni. Procedi in direzione nord, poi svolta. Come funziona? Bonjour. Merci beaucoup. Combien? 50. Dai, vai. Merci. Buongiorno. Sì, tanto io ho comprato su Amazon mezzi carini, però vestono malissimo, cioè proprio sono scomodi, pure elasticizati ma non sembrano, e poi hanno le tasche profonde 80 cm,
Quindi o stai in piedi o non ci tiri fuori un ragno dal buco. Bonsoir monsieur. On est arrivé, Merci. la route. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est la bagnole de fois. Oui. Complet s'il vous plaît. Ok. Bonsoir. Merci. Pardon? Et le voyage. Le voyage c'est bon, c'est bon. Si, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça là, c'est la géolocalisation. Ça vous montre en même temps. La route, oui. Et la route et la Ah, ah, route. ah, ah. Merci beaucoup. Et faites bon voyage. Merci, buona giornata. Guarda, proprio come i benzinai a Roma, uguale uguale. Manito, manito. We passed or what we do? I would like to try, but what is a tractor coming? Yeah. The slowest tractor in the history. A ver, quiero ver cómo pasa esto por aquí. But what a strange machine is. Dice que pasemos. Ajá. Ok. Un po' facile. Mazza, era verticale quel pezzo. Non sembrava da lontano. was much more vertical than I thought. Oh. Vediamo di non cadere per un folle verso male, eh? Quasi quasi Laguna Blu. Speak English? How is the water? Good?